sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2024 che mi ha suscitato parecchie perplessità. Il titolo di questo dramma è Wedding Impossible. Chiaro, proprio strizzamento di occhio alla serie, cos'è, franchising, no? Franchising, però la serie di Tom Cruise, Mission Impossible, ovviamente. Premetto, prima di parlare molto brevemente della trama, che nel caso a qualcuno fosse venuto il dubbio, quelle che io esprimo durante questi video sono mie opinioni personali, che non hanno ancora la pretesa di essere legge, in quanto opinioni personali ovviamente sono soggettive. Io cerco di fondare questo mio parere su osservazioni il più possibile oggettive, ma ovviamente questa oggettività è fallibile perché dipende dal mio stato d'animo, dalle mie preferenze, dalla mia percezione di quel momento, di quel prodotto, di quella scena, di quei personaggi, di quella sceneggiatura, eccetera, eccetera. Rimangono comunque opinioni personali, da cui voi siete più che liberi di dissentire. In particolare questo dramma io secondo me proprio l'ho preso subito col piede sbagliato, e voi sapete che quando ci si prende male con qualcosa, poi tutto quello che ne consegue riguardo a questa cosa, tutte le opinioni, il modo di approcciarsi alla cosa, e uso cosa nell'accezione più generica possibile, sono ovviamente viziate da questo pregiudizio iniziale. Vado comunque a spiegare poi in base a cosa ci siamo presi col piede sbagliato con questo dramma. Partiamo dalla trama. Prima trama: la protagonista, che è un'attrice aspirante perché non riesce mai a accaparrarsi il ruolo principale, nonostante lei sia oggettivamente brava nel suo lavoro e insomma riconosciuta dagli addetti ai lavori, non riesce mai a sfondare, anzi viene sempre relegata a parti di secondo piano o a controfigure di altre attrici, in particolare una molto meno valide dal punto di vista professionale delle capacità attoriali, ma molto meglio posizionata per le sue connessioni con gente che conta. Questa protagonista ha un migliore amico dai tempi della scuola, che un giorno ritorna in Corea dopo essere stato 5 anni negli Stati Uniti e le propone un contratto di matrimonio. Questo perché l'amico è gay e è l'erede, per quanto figlio illegittimo, di ovviamente una società multimega miliardaria. E il nonno è deciso a metterlo a capo appunto di della sua azienda, preferendolo sia al fratello minore che lavora però già nella ditta, che ai due fratellastro e sorellastra, che sono invece i figli legittimi della figlia appunto di questo nonno, e quindi della madre sia di questo ragazzo che è stato negli Stati Uniti, che insomma di tutti i nipoti, ecco, che è morta in un incidente stradale X anni prima. Nonostante il nonno, dicevo, è deciso a metterlo a capo di questa azienda, nonostante il nipote, questo nipote è gay, non ne voglia sapere nulla degli affari, per quanto molto fruttiferi, di questa azienda. E quindi, diciamo, per levarsi di dosso un po' il nonno, e anche per mettere a riparo ovviamente la notizia della sua omosessualità, perché sapete che l'omosessualità in Corea è vista quasi peggio che gli stupratori di minorenni,
ovviamente, cioè la vita è fatta di priorità e qualcuno ha le sue priorità in maniera un pochino ingarbugliata. Propone appunto alla migliore amica di contrarre questo contratto di matrimonio a scadenza di 3 anni, eccetera, eccetera. Il fratello minore, ugualmente figlio illegittimo, perché allora la storia è questa: la figlia, la madre di questi due ragazzi, figlia del nonno magnate, prima si è sposata con la persona designata dalla famiglia e ha avuto 2 figli, un figlio e una figlia, che sono dei mezzi incapaci, soprattutto il figlio maschio. La figlia è già un pochino più sgamata, però il figlio, che è sposato con un'altra tizia, è un incapace di quelli proprio dalla A alla Z. Però questo matrimonio ovviamente non era felice, quindi a un certo punto lei ha fatto perdere le sue tracce e si è messa insieme alla persona che lei originariamente voleva sposare, e da questa persona ha avuto i 2 figli, il ragazzo che è stato negli Stati Uniti e il fratello minore che sarà il protagonista. In seguito a un incidente stradale, lei perde la vita, incidente stradale che è causato dall'inseguimento di un giornalista che era determinato a scovare dove fosse finita la figlia di questo magnate, e quindi insomma portare a galla uno scandalo per ovviamente avere del ritorno di immagine, insomma fare il suo lavoro di giornalista scandalistico, non lo so. Ovviamente i 2 figli, le 2 coppie di figli, diciamo legittima e illegittima, non si possono vedere. Il figlio minore, protagonista, cerca di fare di tutto per trovare un posto nell'azienda, consolidare la sua posizione, e quindi vede molto di buon occhio l'intenzione del nonno di far sposare il fratello maggiore. Non vede di buon occhio però l'unione con la protagonista, e quindi si mette di traverso per mandare a monte la cosa, perché vuole che il fratello maggiore contragga matrimonio invece con un'altra ragazza ereditiera, anche lei di un grande gruppo, per rafforzare la sua posizione all'interno dell'azienda e diciamo non dover più subire la condizione di figlio illegittimo che gli altri 2 figli e il primo marito della madre continuano a rinfacciargli. Cosa succede? Che ovviamente questi due si innamorano, casini su casini, circostanze della morte della madre che portano con sé altre verità nascoste che poi vengono a galla. Alla fine lui, che si è innamorato, lui il protagonista, il fratello minore che si è innamorato della protagonista, fa una conferenza stampa perché viene fuori lo scandalo che lei sta con i 2 fratelli, e quindi passa per la poco di buono e dice no, è colpa mia perché io mi sono innamorato di lei, lei non c'entra. Poi il fratello maggiore si immola all'altare della causa, delle persone a cui vuole bene, dopo 18 puntate, no 18 perché sono 12 le puntate, però dopo 10 puntate in cui secondo me si è comportato da egoista maiuscolo in più di un'occasione, dice no, loro 2 non hanno colpa, è colpa mia che ho usato questo matrimonio per nascondere il mio orientamento sessuale. Parentesi, orientamento sessuale di cui non dovrebbe fregare una cippa a nessuno, francamente, però vabbè, bisogna anche calare queste informazioni all'interno del contesto culturale. Come vi ho detto, cioè l'omosessualità in Corea è vista veramente molto male. E niente, vabbè, casini, ci molliamo, ci lasciamo, ci prendiamo, stiamo insieme mezza giornata, ma poi ci lasciamo e insomma poi ci ritroviamo e vi sono tutti felici e contenti. Allora, dicevo, questo dramma mi ha suscitato davvero tante perplessità e l'ho preso proprio male fin dal principio. Perché? Perché niente dei rapporti interpersonali che vengono mostrati sullo schermo sono come gli sceneggiatori vorrebbero farci credere che siano. Partiamo dal primo rapporto che viene mostrato, che è il rapporto di amicizia tra il fratello maggiore gay e la protagonista.
Lei lo aiuta fino dalle scuole superiori, quando appunto viene preso di mira dai bulli perché l'hanno visto che si baciava con un ragazzo. Allora lei interviene e dice: no, ma lui veramente sta con me, e quindi prendete voi le vostre male lingue e andate a farvi benedire da un'altra parte. E quindi loro due diventano amici, tra l'altro con una motivazione di quelle proprio solidissime, del tipo che lei dice: io voglio diventare un'attrice famosa, quindi tu ricordati che io ti ho salvato la faccia in questa circostanza. Molto bene, però vabbè, da lì sembra che diventino migliori amici, o così ci vogliono far credere, perché di fatto nelle loro interazioni, cioè questi dovrebbero essere migliori amici da 15 anni, dimostrano di essere assolutamente all'oscuro di quello che passa nella reciproca testa, perché lei non riesce a sfondare, ma fa quella che invece le va tutto bene così. Lui 5 anni prima se n'era andato dalla Corea perché il nonno appunto voleva farlo sposare con l'altra ereditiera, e ovviamente, cioè, per ovvie ragioni non voleva sottostare a questo dettame, quindi prende e se ne va. Ritorna in Corea dopo 5 anni solo perché gli dicono che la salute del nonno si sta deteriorando. Però l'unico legame tra questi due personaggi sembra essere il fatto che condividono, fra virgolette, il segreto della sua omosessualità. Mentre di fatto tra di loro, cioè, non c'è un fare, una confidenza, un modo di trattarsi che faccia pensare ad un legame profondo. Cioè, essere amici vuol dire di più che condividere un segreto, cioè vuol dire che tu, bene o male, questa persona, quando la vedi, capisci anche un po' quello che pensa, come reagisce. E sinceramente, per gran parte del dramma, questo gran rapporto di amicizia millantato non trova assolutamente riscontro nella qualità dei dialoghi, nel modo di trattarsi reciproco di questi due personaggi. Quindi dico sì, amici, amici, ma hanno rubato la bici, come si dice da me, anche se in dialetto. Primo rapporto su cui ho un punto di domanda. Secondo rapporto, quello tra i due fratelli. Vi ho detto, loro due sono i figli illegittimi. Anche tra di loro, allora il fratello minore non sa dell'omosessualità del fratello maggiore. Però quando lui, il fratello maggiore, dice io voglio sposare questa ragazza, e per un po' levarsi di dosso il nonno e le sue mire espansionistiche attraverso i matrimoni di interesse, uno dei primi a essere contro è proprio il fratello minore, che attraverso questa ragazza vede vanificati tutti i suoi sforzi di consolidare la sua posizione un po' precaria all'interno dell'azienda. E quindi il fratello minore cosa dice? Io seduco lei, che così la tengo lontana dal fratello maggiore. Bella idea di merda, cioè proprio la lealtà, il niente, cioè che rapporto c'è tra questi due? Oltretutto loro due nell'incidente stradale hanno perso non solo la madre ma anche il padre, quindi rimangono completamente orfani. Però questa tragedia comune non consolida i rapporti tra i due, sembrano sempre due estranei. Da una parte posso capire il fratello maggiore che ha comunque questo peso dovuto alla sua natura, possiamo dire, e che non si sente magari di condividere con il fratello minore, vuoi per la paura del giudizio, vuoi perché è una persona privata e questo fatto non ha voglia di condividerlo con lui, che anche questo è legittimo, vuoi per tutta una serie di ragioni sconosciute. Fatto sta che questi due, anche qua, sembrano due che si sono incontrati per strada 2 giorni prima, e anche le mire del fratello minore per insediare il fratello maggiore, che è la scelta del nonno al capo dell'azienda, si capiscono fino a un certo punto, anche perché in tutto questo panorama di 4 eredi, cioè l'unico minimamente coinvolto e minimamente competente negli affari dell'azienda è proprio il fratello minore.
Se non che poi cosa succede? Che il fratello minore si innamora in questa sua macchinazione per sedurre la protagonista, si innamora lui stesso della protagonista. E però cerca quantomeno di restare un po' nel suo, finché non scopre appunto che il fratello non ha un interesse sentimentale nei confronti della protagonista, perché gli piacciono gli uomini. E allora, fra virgolette, si lascia un po' andare, però c'è anche lì, cosa speri di ottenere? Cioè, che programma ti sei fatto? Che business plan hai su questa relazione? Dico business plan per dire, cioè, che piano hai pensato alle conseguenze delle tue azioni? Che piano hai con tuo fratello che dici che è la persona più importante, con lei che è diventata un'altra persona molto importante? Non si sa perché è tutto un agire senza guardare un secondo dopo. Il rapporto dei nonno con i nipoti. Cioè, allora, i primi due, quelli diciamo i figli legittimi, ve l'ho detto, sono dei grandissimi incapaci. La figlia, che dicevo sembra quella un pochino più sgamata, in realtà sembra sgamata solo quando deve minare i figli illegittimi. In realtà c'è di competenze manageriali non ne vengono mostrate, ok? Salvo poi scoprire anche lei, che ce l'aveva a morte sempre con i figli illegittimi, che c'è stato un coinvolgimento del padre nell'incidente della madre che ha praticamente determinato l'esito tragico di questo incidente, in cui c'era a bordo dell'auto anche il figlio minore che è stato salvato dal nonno. Però prima di tutto il padre di questa ragazza, quindi il marito legittimo, ha causato l'incidente di fatto con le sue azioni, ha visto che le persone nell'abitacolo dell'auto erano ferite e se n'è andato, quindi omissione di soccorso mastodontica. E quindi anche lei si deve un attimino fare un esame di coscienza e capire dove ha messo la sua fiducia. Però anche il nonno tratta di merda di fatto il figlio minore, il protagonista, che ripeto è l'unico che manifesta delle vaghe competenze a livello manageriale e un'attitudine anche agli affari, una voglia di mettere le mani in pasta e di sporcarsi le mani per far andare avanti l'azienda. Eppure si incaponisce sul fratello maggiore, consapevole del fatto che gli legittimi sono incapaci o sono comunque motivati da avidità che mal si sposano con il far progredire, il far crescere in maniera positiva l'azienda, si incaponisce sul fratello maggiore ben sapendo che lui non è interessato, essendo a conoscenza sul suo segreto, e di fatto sempre scornando un po' il fratello minore in nome di non si sa che cosa. Tra l'altro anche il nonno è a conoscenza della dinamica dell'incidente della figlia, eppure non dice niente. Cioè. E poi la storia d'amore tra i due personaggi. Allora, questi due qua, dicevo, lui si intromette innanzitutto perché vuole sedurre lei per allontanarla dal fratello maggiore, non sapendo che lei è a conoscenza del segreto di lui, perché anche lui stesso non è a conoscenza. Si innamora da che cosa? Non si sa. Vabbè, diciamo che a un certo punto nell'avere a che fare con lei misteriosamente si innamora. Ma ancora meno spiegato è il motivo dell'innamoramento di lei, che fino a un momento prima non lo può vedere, nel momento dopo sembra non riuscire a stare senza di lui neanche un attimo. Da cosa? Non è dato sapere. In più loro due formalmente hanno un appuntamento di una giornata e una notte e poi quando tutto il patatrac viene a galla si lasciano per un anno in cui sembrano veramente soffrire acutamente la mancanza dell'altro, ripeto, in base a che cosa a me non è dato sapere, perché c'è sempre questa
distanza abissale tra quello che lo sceneggiatore vuole farci credere che stia succedendo, grande rapporto di amicizia, grande rapporto di amore fraterno, nonno che è questa figura arcigna che mette davanti la reputazione dell'azienda, però di nascosto, fra virgolette, vuole bene ai nipoti, ma di fatto non lo dimostra mai. Grande amore tra i due protagonisti che sembrano proprio scoppiare nell'innamoramento basato sul nulla, ma nella realtà dei fatti, nelle scene che io vedo, nei dialoghi, nella non profondità dei dialoghi, tutto questo presunto contenuto mi manca e quindi dico, boh, un dramma un po' piatto, sinceramente. Ora, io non so se le premesse del fratello che si mette di mezzo alla storia d'amore del fratello, sì, il fratello minore che si mette di traverso alla storia d'amore del fratello maggiore, tra l'altro all'inizio non sapendo nemmeno che lui non è interessato sentimentalmente alla protagonista, quindi c'è una gran mossa da stronzo, fra virgolette, cioè, tra le altre cose. Non so che potenzialità abbia, di sicuro per come è stata messa in opera in questo dramma, insieme a come sono state messe in opera tutte le altre trame, tutte le altre relazioni, cioè c'è ben poco come sostanza. Quindi ripeto, forse avrebbe potuto essere fatta meglio, non lo so, perché già la premessa secondo me è già un po' moralmente discutibile, perché o tu sei innamorato di lei da prima, senza sapere il trascorso che c'è col fratello, e quindi ti trovi un po' già in mezzo al sentimento con tutte le scarpe e devi un attimino riprendere le misure alla luce delle nuove informazioni, altrimenti, ripeto, la mossa di mettersi di traverso alla storia d'amore del fratello mi sembra francamente un po' una bastardata, a prescindere dalle motivazioni che tu possa avere, ok? Non lo so, è un dramma che mi ha lasciato molto perplesso, oltretutto il ritmo non è un granché. Leggevo dei commenti, qualcuno dice che va un po' in gloria dall'episodio 9 in poi, in realtà secondo me va in gloria ben prima, perché ha un ritmo strano, c'è una gestione proprio delle trame poco efficace, poco coerente tra quello che si vede e quello che dovrebbe essere, quello che ci vogliono far credere. E quindi posso dirla in maniera un po' brutale, secondo me è stata un po' una perdita di tempo. E anche la fine con lei che finalmente diventa un'attrice affermata, grazie a cosa non si sa, può essere che la sua gavetta finalmente la porti al successo, all'accaparrarsi il ruolo particolare che la fa sfondare, ci sta, ma niente di questo viene detto. Loro due si incontrano dopo un anno, il nonno sapeva ovviamente tutto, anzi a un certo punto aveva anche un po' pilotato l'uscita delle notizie per far andare le cose come voleva, dimostrando ancora una volta di fregarsene altamente del benessere dei suoi nipoti, scusate, perché lui aveva solo questa figlia che è morta nell'incidente stradale. Non lo so, è tutto un gran casino, vale la pena di vederlo, ma secondo me no. Ma guardate qualcos'altro. È vero che sono solo 12 episodi, ma sono ben più che sufficienti, perché sono gestiti male, ok? E credo che la prova degli attori non brilli particolarmente a causa di una sceneggiatura poco curata, poco incisiva dal punto di vista emotivo, perché poi c'è il classico indugiare nelle scenette pseudocomiche e ci guardiamo e facciamo la passeggiata nei prati e lui si ubriaca e confessa tutti i sentimenti più reconditi e poi si ubriaca lei ed è lei a confessare tutti i sentimenti più nascosti.
Che palle, ragazzi. No, per me, posso dire, questo dramma per me no. Basta, guardatene un altro e risparmiate il tempo. Bene, qui si conclude la mia recensione. Ditemi se l'avete visto, cosa ne pensate. Io vi auguro buona giornata intanto e alla prossima. Ciao!